Salve e benvenuti! Siamo ancora ad Istanbul e in questo video vedremo la Basilica Cisterna. Adesso si sta andando al Palazzo Topkapi e questo è il Parco Gulani. Proprio buono sto panino. Adesso si va alla moschea di Solimano. Moschea Beyazit. Buongiorno. Allora, oggi è il secondo giorno a Istanbul. È una giornata piovosa, però come temperatura si sta abbastanza bene. Allora, oggi il programma di oggi è la Basilica Cisterna per prima cosa, e poi dopo Palazzo Topkapi e il parco del palazzo, e poi vedremo cosa fare. Allora, come sempre ci siamo svegliati abbastanza tardi e quindi siamo usciti tardino, sono le 11, si sta attraversando il centro cioè parte centrale di Sultanahmet, e siamo tra Hagia Sophia e la Moschea Blu. Hagia Sophia qui alle mie spalle che si vede, e la Moschea Blu dall'altra parte, che abbiamo già visitato ieri, quindi si skippano a diritto e si va appunto verso la Basilica Cisterna, che comunque è qui vicino. Cioè, tutte le cose più importanti sono nei dintorni qui di Sultanahmet e il quartiere di Eminov. Oggi è domenica, ma si vede, c'è un casino, eh? No, ieri c'era molta meno gente a quest'ora. Ma a me sembra che ci sia più gente. Poi mi sbaglierò, vabbè. Ok, quindi c'è più gente, non è che le gite vengano vuote. Se non so gite. Siamo all'interno della Basilica Cisterna, siamo appena entrati. All'ingresso senza l'audioguida sono 1500 lire. Va bene, c'è la possibilità di fare anche il biglietto online oppure alla biglietteria, dove si paga solo con carta. Una particolarità è che la Basilica Cisterna è stata utilizzata come set cinematografico per molti film, tra cui L'Inferno tratto dal romanzo di Dan Brown. Dai, andiamo alla ricerca di questa testa di Medusa. Bisogna guardare le colonne in basso. Questa magnifica cisterna è opera dell'imperatore Giustiniano e infatti ha le classiche volte a mattoni romaniche. Così ho sentito dire, l'ho visto, infatti sono tutti fermi lì. Le colonne più particolari, tra cui questa con la testa di Medusa immersa parzialmente nell'acqua, si trovano in fondo alla cisterna in una zona abside
della cisterna stessa. E qui abbiamo la seconda, mentre quella era coricata su un lato, questa è proprio a testa in giù. In modo molto suggestivo hanno voluto mettere questa installazione dove è rappresentata la Medusa seduta su un'onda e la sua ombra viene proiettata sulla parete. Questa colonna qui, oltre ad essere particolare, è anche bella storta. Siamo usciti dalla Basilica Cisterna, che è bellissima. Secondo me per ora è l'unico monumento che ha meritato il prezzo del biglietto, che comunque sono 1.500-30 euro. Molto suggestiva, insomma si può fare con calma perché la fai alla velocità che vuoi te. E poi ci sono tutte le varie particolarità, insomma, che sono ben visibili, quindi rende la visita anche più facile. Bella, bella, bella. Adesso si sta andando al Palazzo Topkapi e vediamo se entriamo. Intanto si fa il parco. Ha smesso di piovere, però il tempo è brutto, non fa freddo. Va bene, e niente, c'è un sacco di gente oggi. Sarà perché è domenica, ma c'è veramente tanta gente. Allora, siamo dentro le mura del Palazzo Topkapi e adesso andiamo a vedere quanto costa il biglietto e si deciderà se entrare. Ok, quello là è l'ingresso praticamente del palazzo, la porta del palazzo. Allora, si sta uscendo dal Palazzo Topkapi, non siamo entrati perché all'inizio ci ha preso un acquazzone e insomma non si sapeva se si poteva girare. E poi 50 euro di biglietto insomma sembravano un po' troppe, anche perché tutta la gente si è sentita uscire dal palazzo, dicevano che comunque non ne valeva la pena. No, qualcuno ha detto delusione completa. Qualcuno ha detto delusione completa, vabbè, magari in base anche al prezzo, no? Cioè, sì, vabbè, però cioè due su due che si sono sentiti. Adesso andiamo alla Moschea di Soleimano, anzi prima andiamo a prendere un caffè o un tè e poi andiamo alla Moschea di Soleimano. Va bene, andiamo a prendere questo caffè, dai. Noi col fatto che ci si sveglia sempre molto tardi, cioè si fa una colazione abbondante perché il nostro hotel è top, cioè praticamente si mangia, si fa un pranzo e quindi si salta il pranzo e si va direttamente alla cena. Si prende qualche spuntino così per strada. Io mi ci andava il panino al pesce. Vabbè, si passa al porto e poi si risale. Ci appa un'acquata. Questo quartierino è? Sì, finto va bene, ma averci la casa qui, c'è qualche angolino che è veramente carino. Beh, comunque una casa qui ce la vorrei. Comincia la rassegna Divertiamoci con parchi perché noi non ce lo siamo fatto tassa uno di parchi. E questo è il parco Gulane. Le pronunce turche non se ne beccherà una. Sì, sembra un parco cinese. Sì, no, infatti. Vabbè, ci comunque, mancava un parco bello, in però, Turchia. È il parco che sta proprio sotto al Palazzo Topkapi. Infatti è il parco del Topkapi. È il parco del Topkapi. Gulane Park.
Ho trovato il bagno turco in Turchia. Cose non siamo ancora riusciti a fare. Mi sembra Ci sono degli scorci che ti ricordano un po' Rodi. Sì. Sì, vabbè, le mura, il coso, però a Rodi non c'erano le moschee, c'erano palazzi medievali. Una c'era. Una. Anche si potrebbe salire sulla collina lassù. La saliamo. Insomma, vede che c'è un'area, dai, in cima alla collina. Sì, è il parco di Behai. Sì, no, con questi acciottolati così. No, però la salita. Vado del lavoro. Pare di fare la strada per andare al castello di Belcaro. No, è meglio. Quella di Belcaro. Si scivola. Siamo arrivati in cima alla collina e c'è anche un punto un po' panoramico. E ci hanno messo pannelli. Con una grandissima bandiera turca che sventola. Siamo davanti alla colonna dei Goti, alta 18 metri e mezzo ed eretta su una base dove c'è un'iscrizione in latino che dice che arriverà la fortuna dopo la sconfitta dei Goti e appunto è stata eretta dopo aver sconfitto i Goti da parte di Claudio II nel 331-332. Alla sommità della colonna vediamo un capitello in stile corinzio. Vicino. Ma che bel pelo, eh? Sì. È morbido? Sì. Lui vuole da mangiare. Ora bisogna portarsi dietro qualcosa. Andiamo lungomare, da dove si può vedere sia la parte europea che la parte asiatica, l'Asia. A destra abbiamo l'Asia e a sinistra l'Europa. Ecco, come dicevo, quella è la parte è l'Asia. Il Bosforo e di qua vediamo l'Europa. Baba, hazırla geleyim, çöz. 5 dakika oradayım. Com'è? Sono cetriolini, sono cetriolini. Buono! All'aceto? Bisogna toccare, lo prenderò io, eh. No, era proprio buono sto panino. Ha preso un bicchiere di... pensava fosse frutta col succo di melograno, invece era erano cetrioli e verza sotto aceto col succo di aceto. Il panino era stupendo. Guarda da dove si attraversa. Panino 2,60 e sottaceti 70. Adesso si va alla moschea di Solimano, vediamo se attraversa un po' questi vicolini. Bisogna anche sbrigarsi perché chiude alle 4:30, ha detto? Alle 4:45. Noi si passa questi vicolini loschi. Questo è il losco, eh. Qui si doveva mangiare. Sì, ma no, qui il panino non è buono. A te ha fame? No, mangiare qualcosa? non ho fame, ma mi ha fatto gola.
fatto buono. Pensare che domani che si vuole venire al Gran Bazar bisogna rifare No, questa salita. No, si passa da dentro, Da dentro dove? dalla città. Quale città? È una collina questa, vedrai da salire da tutte le parti. Siamo arrivati in cima alla collina e c'è la moschea di Solimano. Eccola qua. Molto molto bella, quella che avevamo visto ieri di notte da Eminou. A few moments later. Allora, fuori piove a dirotto e noi ci siamo rifugiati in questo barrino davanti alla moschea di Solimano e a prendere l'ennesimo caffè. No? Io non prendo il caffè. No, prendi il latte e caffè e latte. Finalmente anche Anna Maria può mangiare qualcosina. Però è buono, È buono, ma io volevo il panino col pesce. Ho capito. Comunque fuori piove. I ragazzi di questo bar dove ci siamo fermati a prendere il caffè, visto che fuori piove, diluvia, e ci siamo praticamente accampati qui nel bar, ci sono i termosifoni, quindi ci si sta bene. Ci hanno offerto un tè, una bella tazza di tè. Adesso Anna Maria sta cercando su Google per dare 5 stelle di recensione. Oddio! Che è caldo? Ma te lo vuoi, bravo? Un pochino. Vabbè, girando a caso per tornare verso l'albergo si è incontrato un'altra moschea, Beyazit, moschea Beyazit, che secondo me è molto 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 bella e siamo praticamente davanti all'Università di Istanbul. Purtroppo la giornata oggi non ci ha assistito. Va bene, aspettiamo che finisca il richiamo alla preghiera. Anche questa giornata volge al termine, ma prima di salutarci vi lascio una breve anticipazione di quello che vedremo nel prossimo e ultimo video.
Se il video vi è piaciuto fatecelo sapere mettendo un like e lasciando un commento. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi le prossime avventure. Alla prossima!